Anche quest'anno riprendiamo insieme la intrigante, romantica e misteriosa tradizione di narrare storie di fantasmi durante il periodo natalizio. Le storie di fantasmi, con la loro atmosfera carica di mistero, sembrano trovare la cornice perfetta nella vigilia di Natale. Questa notte, carica di attesa, ha sempre avuto un fascino particolare, come se tra la luce soffusa delle candele e l'oscurità crescente dell'inverno si celassero segreti pronti ad emergere. Queste storie allora diventano una tradizione speciale di questa notte, un invito a riflettere sull'invisibile, sul passato che non se n'è mai andato davvero e sulla magia che si nasconde dietro l'ordinario. Ma se è vero che questi sono argomenti seri di cui avere anche un po' paura, ecco che ci viene in aiuto lo scrittore e umorista britannico Jerome con il suo tipico ed irresistibile tono. Nel 1891 infatti Jerome pubblicò una piccola antologia di storie di fantasmi, ma alla sua maniera. La trama è semplice ma affascinante. 6 gentiluomini, tra un bicchiere di ponce e una partita a carte, trascorrono la vigilia di Natale nella tranquilla campagna inglese. Riuniti intorno al camino, si intrattengono condividendo avvincenti storie di fantasmi, rievocando vicende del passato che sembrano prendere vita nell'atmosfera magica e misteriosa della notte natalizia. Questo un breve estratto. Ogni volta che 5 o 6 persone di lingua inglese si incontrano intorno a un fuoco la vigilia di Natale, iniziano a raccontarsi storie di fantasmi. Niente ci soddisfa di più la vigilia di Natale che raccontarci a vicenda aneddoti, veritieri, si intende, sugli spettri. Ci sono parecchi punti in comune nelle nostre esperienze di fantasmi, ma questa ovviamente non è colpa nostra, ma dei fantasmi, che non si ingegnano mai nuove esibizioni, mantenendo sempre costantemente in voga le vecchie rappresentazioni dall'effetto garantito. La conseguenza è che quando siete stati a una festa di vigilia di Natale ed avete ascoltato 6 persone raccontare le loro avventure con gli spiriti, non avete più bisogno di ascoltare ulteriori storie di fantasmi. La ripetizione diventerebbe inutilmente stancante. Io vi consiglio vivamente di procurarvi questo libro e online trovate anche l'audiolibro in ascolto gratuito. Ma se le tradizioni vanno rispettate, è ora che io passi da un libro d'autore ad una storia breve ma reale. La vicenda che riporto fa parte di una enorme raccolta intitolata Fantasmi dei viventi e di cui in passato ho già parlato. Si tratta di un classico della parapsicologia scritta da 3 grandi nomi della Società per la ricerca psichica di Londra. Ebbene, il tutto avviene il giorno di Natale del 1884 ed il fedele resoconto è questo qua. Non posso spiegare appieno questo caso senza descrivere il contesto della Friends Meeting House e dei suoi dintorni. Per accedere alla proprietà si attraversa un cancello principale che dà su un vialetto. Alla sinistra del vialetto si trova la Meeting House, una costruzione severa e solenne. Alla destra, invece, si ergono 5 case a schiera, tra cui la mia, la prima della fila. Per raggiungerla bisogna salire alcuni gradini di pietra. Queste abitazioni sono leggermente arretrate rispetto a un alto muro di cinta che separa la proprietà dal resto del quartiere. A causa dell'altezza del muro, chi si trova al suo interno può vedere solo la parte superiore della testa e il cappello di chiunque cammini lungo il vialetto. Era il giorno di Natale del 1884. Il pomeriggio era freddo e tranquillo. Mentre ero alla finestra del mio salotto, osservando la calma del vialetto, notai il profilo di un uomo che avanzava. Pensai fosse Daniel Picard, una figura conosciuta nella comunità. Tuttavia, mentre l'uomo si avvicinava, notai che i suoi capelli erano più bianchi di quelli di Daniel. Continuai a osservarlo e mi parve di riconoscere il signor X, un uomo noto per la sua eleganza e il suo caratteristico cappello. Non volendo apparire scortese,
Fece un passo indietro dalla finestra, pensando che l'uomo sarebbe passato accanto alla terrazza pochi istanti dopo. Tuttavia, con mia grande sorpresa, l'uomo svanì all'improvviso, come se fosse stato inghiottito dall'aria. Guardai l'orologio. Erano esattamente le 4 del pomeriggio. Più tardi, nel corso della giornata, venni a sapere che il signor X era deceduto proprio quel pomeriggio, alle 4. Questo fatto mi rimase impresso, aggiungendo ulteriore mistero a quella giornata. Ecco, in questa notte speciale com'è la vigilia di Natale, dove, come dicevo, la luce delle candele sembra fondersi con l'oscurità dell'inverno, una vecchia tradizione ormai dimenticata vuole che nel periodo natalizio ci si raccolga attorno al fuoco, condividendo racconti che sfidano la nostra razionalità, ma che in fondo ci parlano anche di qualcosa di profondamente umano, e cioè il desiderio di mantenere vivi i ricordi di chi ci ha preceduto. Forse proprio in queste storie, che ci sussurrano di presenze invisibili, possiamo trovare un piccolo riflesso della magia del Natale, una magia che non è solo quello che ci circonda, ma anche quella che ci unisce attraverso il tempo, ricordandoci che pur nel silenzio delle notti più lunghe non siamo mai completamente soli. E quindi cosa dire? Tra un brivido e una risata, desidero augurarvi un Natale che possa portarvi serenità, gioia e, perché no, qualche storia da raccontare. Un Natale in cui il mistero dell'invisibile non ci spaventi, ma ci inviti a riflettere e a vivere ogni momento con la consapevolezza che anche nel buio la luce non smette mai di brillare. A tutti voi i miei auguri di un sereno Natale.